No, guardate cosa c'è per la strada. Stiamo per fare un'esperienza che sinceramente non so chi me l'abbia fatto fare. Ciao a tutti amici, abbiamo terminato il nostro tour in macchina a nord-est degli Stati Uniti. Se volete vedere tutti i video del nostro fantastico giro vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Eccoci arrivati nella grande mela. Come sempre saluto tutti gli iscritti al mio canale e come al solito cercherò di darvi più informazioni possibili, sia positive che negative. Come ho già fatto presente in altri miei video, purtroppo in molte città bisogna fare attenzione ad una cosa molto importante. Appena arrivati in aeroporto, a meno che non avete il transfer personale per il vostro hotel, ci sono sempre dei finti taxisti che vi propongono la loro corsa, ma appena arrivati a destinazione vi chiedono 200 o 300 euro per una corsa che ne vale soltanto 50, per esempio per raggiungere il centro di Manhattan. Quindi bisogna sempre scegliere i taxi ufficiali o prendere un Uber. Adesso andiamo e cerchiamo di fare e vedere il più possibile in questa fantastica città che personalmente adoro. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Times Square è fantastica. Questo cowboy nudo è qui da un sacco di anni. Queste persone mascherate vogliono fare foto con i turisti, ma ovviamente vi chiederanno 5 o 10 dollari. Questo è il motivo perché tutti prendono la metropolitana. Qui a Manhattan c'è traffico tutti i giorni, tutto il giorno. New York è la città che non dorme mai. Sui monitor di Manhattan ci sono sempre dei video molto interessanti. Guarda. E come avete visto ci siamo anche noi. Stiamo per fare un'esperienza che sinceramente non so chi me l'abbia fatto fare, perché come tanti di voi sanno soffro di vertigini. Ok ragazzi, ci siamo quasi, adesso faremo qualche preparativo e partiremo. Sì ragazzi, ammetto che mi sto cagando addosso. Mi tremano un po' le gambe, ma è stata un'esperienza davvero fantastica. La consiglio a tutti almeno una volta nella vita.
Oggi siamo in cima al Summit, una delle costruzioni più recenti di Manhattan, che sta spopolando su tutti i social. Questa attrazione attualmente non è presente in nessun pass, quindi l'ingresso va acquistato singolarmente. Il costo del biglietto è di circa 50 euro. Purtroppo nella maggior parte delle attrazioni fare coda è inevitabile, perché il turismo è veramente elevato. Un consiglio importante: non venite con le gonne. Questa stanza è molto divertente. Non guardare in basso, non guardare in basso. Come ben saprete, in questa città sono stati girati numerosi film. Qui c'era il quartier generale dei primi Ghostbusters e attualmente è una caserma dei pompieri. Siamo venuti a vedere la caserma dei Ghostbusters e chi arriva? È arrivata la concorrenza! Siamo stati molto fortunati a beccare le macchine dei Ghostbusters, perché normalmente non rimangono fermi in un punto ma girano per la città. Mangiare sano qui è praticamente impossibile. Per spostarci qui a New York abbiamo scelto di fare la Metrocard, che con soli $34 ti puoi spostare in tutta la città con metropolitane e altri mezzi. Nelle metropolitane se ne vedono di tutti i colori, soprattutto in questa città. A proposito, quando c'è qualcuno che si comporta o fa qualcosa di strano, è sempre meglio distogliere lo sguardo ed ignorare, a meno che non siano artisti di strada che danno spettacolo. Qui invece può capitare che qualcuno apra queste porte e ti proponga di passare, soprattutto la sera. Sembra che ti stia facendo un favore, ma ovviamente vuole essere pagato. Anche qui nessuno fa niente per niente, anche se ho notato che spesso qui sono tutti gentili e amichevoli. Questa è la stazione di World Trade Center. Qui è dove c'erano le Torri Gemelle. Adesso c'è un memorial dedicato a tutte le vittime. Questo invece è un memorial dedicato a tutti i pompieri che quel giorno hanno perso la vita. Adesso saliremo in cima al One World Observatory. Siamo al 102esimo piano, in uno dei palazzi più alti di Manhattan. Oggi con questa bellissima giornata prenderemo il traghetto che ci porterà a Liberty Island, sotto la Statua della Libertà. Come vedete, purtroppo in queste attrazioni c'è sempre da fare molte code, perché ci sono da fare anche diversi controlli.
Anche la Statua della Libertà ha sempre il suo perché. Qui all'inizio del ponte di Brooklyn i souvenir costano meno di qualunque altro posto. Stiamo percorrendo il ponte di Brooklyn per raggiungere Brooklyn e vederne i dintorni. Qui siamo a Brooklyn nel quartiere Dumbo. E anche da sotto il ponte di Brooklyn la vista è spettacolare. A titolo informativo voglio confermare che qui a Brooklyn costa tutto un po' meno. Già che eravamo a Brooklyn siamo venuti a fare una passeggiata qui a Coney Island. In questo posto fanno gli hot dog da oltre 100 anni. Questo è lo skyline di Manhattan di sera. E questo è Rockefeller Center. Nonostante siamo a metà ottobre, qui a New York si inizia a respirare già un'aria natalizia. Adesso saliremo in cima al Top of the Rock. Da ognuno di questi grattacieli c'è una vista stupenda. E oggi saliremo anche in cima al The Edge. Ci sono diversi pacchetti che ti permettono di risparmiare per vedere diverse attrazioni. Noi ne abbiamo acquistato uno che ci permette di farne 5 a scelta e abbiamo deciso di vedere alcuni tra i grattacieli più importanti di Manhattan. Questo è il Wassel. E proprio qui vicino al Wassel e al The Edge c'è l'High Line, questa piacevole passeggiata. Adesso prenderemo la tramway, che è una sorta di funicolare che ci porterà sull'isola di Roosevelt. Qui siamo sulla Roosevelt Island. Vale la pena anche solo il tragitto. Qui siamo a Wall Street, nel quartiere finanziario di New York.
Una cosa che può tornare molto utile prima di partire da casa è quella di scaricare la mappa offline della città che si sta per visitare e magari aggiungere tutti i luoghi di interesse se si vuole risparmiare tempo. È vero che qui il wifi è a disposizione praticamente ovunque, ma non si sa mai. Qui siamo a Union Square. Qui siamo a Madison Square, quello è il Flatiron Building che all'inizio del Novecento era uno degli edifici più alti di New York. Ci siamo sganciati un attimo dal centro città per venire a vedere Little Island, una piccola isola artificiale. Qui siamo nel quartiere di Chinatown. Tra una strada e l'altra di Chinatown si arriva a Little Italy. Purtroppo non è rimasto tantissimo di italiano in questo quartiere, ma fa sempre piacere trovare un po' di casa all'estero. No, guardate cosa c'è per la strada. Adesso saliremo in cima all'Empire State Building per vedere Manhattan di sera dall'alto. Adesso passiamo i controlli e poi saliamo. Non so se il video rende, ma la vista da qui è veramente eccezionale. Non potevamo farci mancare una passeggiata a Central Park. Questo parco è talmente grande che al suo interno c'è anche un piccolo zoo. Considerato che oggi il tempo non è dei migliori, abbiamo deciso di venire a vedere la Grand Central Station, dove anche qui hanno girato un sacco di film americani. Qua siamo nel Museo della Storia Naturale Americana, dove hanno girato il film di Una notte al museo. Non lo sapevamo, siamo arrivati un'ora prima della chiusura e ci hanno fatto entrare gratis. Questo museo è davvero immenso e molto interessante. Qui siamo nel famoso Pier 17. Attualmente New York è una delle città più care al mondo ed effettivamente è tutto molto costoso, dagli alloggi a tutto il resto. Quindi, a meno che non vi accontentiate di visitarla nei mesi più freddi che vi cadono le dita delle mani e dei piedi, sappiate che 1000 euro non basteranno per visitarla. Tutto il resto dell'anno è alta stagione, quindi non economica. Il mio consiglio è di dedicarci almeno 7 giorni per viverla al meglio e assaporare il vero clima newyorkese.
Ricordate che ai prezzi che si vedono in giro e su qualsiasi prodotto vanno sempre aggiunte le tasse, che in questo caso sono dell'8,5%, mentre quando si va a mangiare in ristoranti o locande, oltre a quest'ultime va aggiunta anche la mancia, che è praticamente obbligatoria e si aggira tra il 10 e il 20%. Ovviamente dal 15% in su significa che il servizio è stato apprezzato. Alcune informazioni che ho dato in questo video le ho acquisite anche da persone che ho conosciuto lungo il mio tragitto. Colgo l'occasione per ringraziarle. Spero che questo video vi sia stato utile per un vostro eventuale viaggio a New York. Se qualcuno avesse qualche domanda o avesse qualsiasi altro consiglio da dare a tutti i viaggiatori, scrivetelo qui sotto nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like, e al prossimo viaggio!